Questo è il materiale che ho utilizzato per il mio poncho che ho chiamato Gypsy. Ho diversi gomitoli di questa lana, è un giallo con un filo intrecciato nero, è un po' rigida, non è particolarmente morbida, ma è sicuramente un bel effetto, soprattutto se mischiato ad altri colori. È sempre una lana questa di gomitoli che ho avanzato, e anche questo filo un po' peloso, come ho chiamato io. Ovviamente non mancano mai forbici, segnapunti, il centimetro, matite e pennarelli che utilizzo sempre, e per quanto riguarda la lavorazione ho utilizzato un uncinetto 6,5 per i gomitoli più spessi e pelosi e un 5 per i gomitoli di lana con un filo più leggero. Ora scegliamo quindi il modello di questo poncio e non resta che augurare buono spin a tutti. Il modello poncio che ho scelto si trova benissimo nel web con una piccola ricerchina, e fra l'altro è uno fra i più semplici da realizzare. Come potete vedere, si tratta proprio di creare due pannelli perfettamente identici e poi effettuare l'unione tra i due. In pratica le misure che ho segnato più o meno sono queste. Dico più o meno perché ovviamente, a seconda anche delle prove che si fa passo per passo durante la creazione, va ottimizzato con le misure che vi interessano. Quindi fate sempre delle prove, e poi sapete che per quanto mi riguarda, nell'esecuzione della lavorazione a me piace anche valutare al momento come sta venendo per l'appunto il progetto, e dare magari qualche dritta ed inserire magari delle nuove visioni, delle nuove idee. Comunque, ritorniamo a noi. Queste sono le misure, dicevo: una lunghezza spalle vita di circa 80-90 centimetri, e questo pannellino che orientativamente io ho segnato di 80 centimetri, quindi un 80 per 80. Li vedete quadrati ed effettivamente questa è la misura che mi sono segnata, ma ripeto ancora una volta, è facile che, soprattutto per quanto riguarda la parte interna poi del nostro poncio, queste misure vadano riviste. Quindi sarà sicuramente un 80-90 di lunghezza, ma mentre eseguiamo il nostro pannellino arriveremo a confrontarci con una prima prova indossata e valutare se la misura dietro la schiena è giusta, perché queste 80 dietro la schiena, quindi 40 più 40 create dalle due metà, potrebbero essere effettivamente eccessive. Vedete poi gli spazi per il giro manica, e quindi non resta altro che vedere e come poter iniziare questo nostro poncio Gypsy. Iniziamo il lavoro avviando con il filo che abbiamo scelto una catenella di 80 maglie. Quindi partiamo proprio su quella che è affrontare la lunghezza, e quindi ci muoviamo semplicemente in verticale, scegliendo passo per passo i fili che più ci piacciono, e naturalmente anche gli accostamenti, è il nostro gusto, il vostro gusto. Quindi è semplicissimo: 80 catenelle per circa un 85-90 centimetri. Valutate voi se farlo più lungo e quindi vi viene un po' a mo' di cappottone, diciamo così, proprio una cappa, oppure addirittura un po' più corto, però
più corto poi potrebbe essere difficile da vestire, perché con il giromanica vi obbliga soltanto ad ottenere un piccolo coprispalle, invece noi vogliamo per l'appunto un poncio. Quindi dicevo 80 catenelle, ho usato la lana un po' più spessa e quindi un uncinetto 6,5. Questo è il primo pannello, diciamo la prima parte del primo pannello. Ho infatti, come dicevo, iniziato la lavorazione con 80 maglie e poi si è sviluppato così per il verticale con l'inserimento di più colori. A scelta ho inserito dei doppi punti, dei punti bassi, dei mezzi punti, ad esempio all'inizio sulla catenella ho fatto dei mezzi punti e poi saltuariamente ho modificato anche per dare dei toni e dei movimenti diversi, ho anche modificato gli punti stessi, quindi qui ho inserito questo punto frangia, poi ad esempio l'ho variato lasciando delle alternanze, avevo anche un filo, il rimasuglio diciamo così di un filo peloso e quindi ho voluto inserirlo e ad esempio qua verso la fine ho utilizzato anche il punto ventaglietto, sempre inserendo anche una riga di punto peloso. Ecco, questa prima parte, vediamola qua, è la prima metà di pannello, perché adesso sono arrivata a concludere questa metà. Laddove avevo iniziato sul margine della mia catenella, adesso inizierò la lavorazione dello spazio del giro manica e quindi la riga che effettuerò, mi giro così lo vedete meglio, proseguirò la lavorazione interrompendola sulla lavorazione che stavo facendo delle righe e riprendendola proprio sulla maglia che avevo fatto inizialmente delle 80 catenelle. Quindi ancorerò la lavorazione, quindi giro completamente il lavoro e riprendo da questa parte. Questa sarà la parte dove adesso, con le misure che vi farò vedere, inserirò l'apertura per il giro manica. Come vedete, più o meno la lunghezza del mio pannellino, vediamo un po' se riesco con una mano a raddrizzare il centimetro, arriva a circa 85, sì va, diciamo che può benissimo andare. Ecco, in questo modo adesso affronterò così la seconda parte e riprendendo, come vi dicevo, la lavorazione dal giro manica, proseguo a fare altre righe di colori alternati. Vediamo quindi come prendere la lavorazione della manica. Ricordo inoltre che questi pannelli sono identici, quindi io sto facendo una lavorazione che ripeterò identica per un secondo pannello. Ok, quindi come già vi ho segnalato sul mio micro disegnino, questi pannelli sono due, identici, quindi la spiegazione che vi sto dando per questa va ripetuta per un secondo pannello. Ok, bene. Qui potete quindi vedere i due pannelli che ho fatto per la parte frontale del mio poncio Gypsy. Quindi in pratica, adesso vi faccio vedere, ecco, ho realizzato
questa parte e questa parte, che si riferiscono alle due bande che poi si chiuderanno sul frontale. Ora proseguo la lavorazione sia su un pannello poi sull'altro per affrontare anche la parte che poi sarà quella posteriore che unirò a fine lavoro. Quindi ho realizzato questi due pannelli di circa 40 cm e quindi li vediamo qui più o meno adesso di circa non riesco a tenderli completamente, comunque sì, no, sono 33 centimetri in realtà. Forse avrei preferito che ci fosse qualche riga in più, eventualmente poi unisco le righe sulla parte esterna se una volta indossato frontalmente può insomma preferire un'abbondanza. Ora comunque sono arrivata sulla parte centrale e quindi devo creare questa fessura per la posizione delle maniche. Come vedete io qua sto già affrontando la riga interna, ho già affrontato 18 catenelle, in realtà qua ne ho 14, quindi ne farò altre 4, poi lascerò un buco di circa 20 centimetri, semplicemente affrontando una catenella unica e poi ritornando ad agganciarmi alla parte del mio poncio. Faccio la riga e poi vi faccio vedere come viene. Dopo quindi aver realizzato i primi 18 mezzi punti, ho eseguito questa catenella di 20 magliette e mi sono riagganciata col mezzo punto alla mia riga sottostante e adesso concluderò la riga coi mezzi punti a scendere. Ho lasciato quindi questa fessura, è il mio giro manica, la lavorazione poi proseguirà ovviamente dalla riga in poi agganciandomi alla catenella che ho appena fatto. Benissimo, sono sulla via di ritorno e quindi sto ripercorrendo la catenella che ho fatto per lasciare il giro manica. Ho già affrontato i primi 3 punti e per la lavorazione sulla catenella dovete tener conto di entrare e ad agganciarvi al filo di lavorazione sulla spina del punto posteriormente, quindi voi vedete la vostra catenella frontale in questo modo. Certo è che questo filo multicolore non agevola la comprensione, in ogni caso come vedete qui c'è la catenella in modo frontale, come dicevo, ecco dovete agganciarvi alla spina posteriore, quindi il retro della maglia stessa. In questo modo lascerete a vista il margine più carino della lavorazione, perché agganciandovi dietro non create confusione al punto e oltretutto quando siete da questa parte agganciandovi alla maglia posteriore tenete teso bene il punto di lavorazione. Eseguo tutta la fila fino a qui e poi vi faccio vedere com'è venuta. Così si presenta la mia fessura del giro manica. Vedete la lavorazione che vi dicevo? Prendendo la spina retro della maglietta vi viene poi in automatica vista la maglia stessa, quindi è anche più rifinita e chiaramente più carina. Benissimo, le ho fatte tutte 20, la 21esima
riprendo e mi aggancio alla mia lavorazione sottostante e concludo poi la riga fino alla fine. Questo è tutto un mezzo punto. Ho deciso di utilizzare il mezzo punto perché vicino al giro manica la lavorazione rimane più compatta, è un punto di forte sollecitazione quando sarà indossato, quindi preferisco che ci sia un punto bello compatto. Ora finisco la riga, faccio un'ulteriore riga sempre con un mezzo punto per fissare bene la parte del giro manica e proseguo alternando colori, magari anche scegliendo di fare una lavorazione casuale e meno metodica, così come ho fatto all'inizio. Questi sono i due pannelli, vedete, ne ho messi uno sopra l'altro, creati in modo identico. Ho preso una misura, ho deciso di fermarmi e quindi qua sono a 70-71 centimetri. Faccio una prova, verifico se è giusta la dimensione che poi avrò sulla schiena. Come vedete qui li ho momentaneamente uniti con due fermapunti perché è la parte posteriore e quindi sarà chiuso sulla schiena, e proverò a vedere se questa grandezza rispetta la mia forma. Io ho una M, non ancora L, diciamo così, una ML, e verifico se da ascella a ascella, l'altro buco dove ce l'ho qui, fondo di qui, ecco, ha una dimensione corretta, perché non vorrei che mi facesse difetto e non riuscissi poi a indossarlo. Ricordiamoci che è un poncio, sì, però deve essere comodo e quindi sulla schiena. La parte alta, che poi è questa, dovrà appoggiarsi sulle spalle e affrontare poi anche la parte del collo, che vedremo in fase ultima quando deciderò di fare magari per tutto il perimetro del poncio un bordino, insomma, di rifinitura. Quindi proviamolo e vediamo cosa è il risultato. Dopo aver terminato i pannelli, li ho momentaneamente agganciati con i segnapunti. Vedete, sono i due pannelli identici e ho fatto una prima prova e li ho indossati. Sto notando però che le maniche non vestono bene sul giro dell'ascella, quindi questo vuol dire che è troppo largo. La misura quindi dietro va rivista. Toglierò alcune righe perché la misura sulla schiena è troppo ampia e mi fa difetto sulle maniche. Fatta la prova, ho tolto alcune righe centrali e quindi ho ridimensionato la misura della schiena. Le nuove misure dei due pannelli si sono quindi modificate. La parte frontale resta sempre di circa 40 cm, mentre la parte che resta interna alla fine è venuto per un totale di 50, quindi 25 su questo pannello e 25 su questo. Ovviamente voi prendete le misure che vi interessano rispetto alla parte posteriore, quindi alla schiena che avete come modello. Ora proseguiamo con il assemblare, agganciare la parte posteriore e andiamo ad ultimare il nostro poncio. Per assemblare i due pannelli ho deciso di utilizzare direttamente l'uncinetto e il filo giallo.
Quindi tengo il filo nei lati interni della maglia, lo tiro su e blocco le 2 magliette. In questo modo io ho in pratica una sorta di cucitura che è in sostanza un altro punto, quindi prendo la parte interna da una parte, l'altra maglia dall'altra sempre interna, il filo sotto e lo tiro fuori su entrambi i lati della maglia. Ecco, in questo caso mi è sfuggito, ecco, uno e là. Proseguo così per tutta la mia riga e poi verifichiamo in conclusione, prima della rifinitura, esattamente come viene indossato. Questo filo non è mai semplice da lavorare perché è un po' rigido e formato da più fili, quindi devo andare avanti con un po' di accortezza. Ecco, questa è la prima parte. Vado avanti e proseguo per il restante. Ho terminato la riga e così è come si presenta sul retro. Quindi questo è ciò che vedo indossato, quindi una riga a maglia perfettamente integrata al resto della lavorazione, e questo appunto è l'interno. Dopo aver ultimato l'unione dei 2 pannelli, sto ora affrontando un giro di rifiniture e quindi partendo proprio da un angolo ho fatto via via tutto un lavoro fino alla parte opposta e sto ora affrontando la seconda riga. Sto utilizzando dei punti alti e per quanto riguarda la prima riga che ho agganciato, sono entrata laddove ho trovato in modo naturale degli spazi per poter entrare, quindi sono, diciamo, andata a sensibilità. Non ho seguito uno schema preciso, ma in ogni caso un'alternanza, insomma, valutate voi con l'occhio e perché non tiri troppo la lavorazione. Sto così ultimando anche la seconda riga, vediamo poi, ovviamente lo farò anche sul lato opposto, vedete ancora qua ho i fili di lavorazione che dovrò sistemare, però stavo appunto dicendovi che dopo questa seconda riga sto valutando se fare un collo più alto e quindi laddove c'è, ecco qua che vi faccio vedere, lo spazio della manica più piccolo, quindi è quello che sarà sostanzialmente normalmente vestito sulla parte alta del collo, sto valutando, dicevo, se fare un bordo molto più alto a mo' di appunto sciarpa poi intorno al collo, oppure lasciarlo più tranquillo, anche perché questo poncio è molto interessante ed è un modello proprio molto carino perché lo si può indossare sia sulla parte più piccola che tenendo questa parte più lunga sul collo, quindi avete una doppia valenza, no? Una doppia vestibilità. Questo lo vediamo poi quando avrò terminato anche la rifinitura sull'altro lato, così ci renderemo conto effettivamente come magari abbellirlo ulteriormente o se è sufficiente lasciarlo in questo modo. Così è venuta la rifinitura
sul lato lungo del mio poncio. Quindi, come vedete, ho fatto un paio di righe gialle e poi ho chiuso tutto con il filo di lana blu un po' più piccolo. In questo modo l'ho compattato maggiormente in modo che non mi faccia troppo l'effetto onda, visto che questa lana è particolarmente morbida e quindi insomma un po' dare per l'appunto un effetto troppo sbordante, diciamo così. La rifinitura che ho fatto qui l'ho fatta anche ovviamente sull'altro lato. Qui ho utilizzato un doppio punto anziché il punto singolo, ma in ogni caso insomma spetta a voi, la vostra scelta, il vostro gusto, fare una rifinitura, scegliete voi il vostro colore e chiudete il lavoro. Se avete magari un altro filo effetto diciamo peloso, come chiamo io, effetto pellicciotto, diventerebbe molto carino eseguire per i lati più corti anche un passaggio con un bellissimo filo, ad esempio pomposo, quindi vi darebbe proprio quel gusto in più che rende particolare ulteriormente il vostro poncio. Ma adesso vediamo indossato l'esito finale. Eccoci qui con il poncio indossato. 2 pannelli che si chiudono, il collo rimane alto e quindi copre direi anche fino al mento. Lo posso indossare proprio sotto un cappottone o anche come un coprigiacca di pelle, ad esempio. Molto molto carino e variopinto, diciamo che l'idea gypsy ci sta. È anche lungo sul fianco e quindi viene effettivamente molto stiloso. Adesso ve lo indosso al contrario, e cioè anziché tenere la parte più corta fra lo scollo maniche e il collo, questa misura è la parte diciamo così più corta, lo indosso al contrario, e cioè tenendo in alto sul collo la parte più lunga. Vi faccio vedere qual è l'esito. Ecco ragazzi, è semplicemente meraviglioso. Guardate com'è grande, che bella copertura che ha, rimane corto come se fosse una giacchetta, perché la misura alla fine arriva alla vita, ma sul collo addirittura copre come avessimo un cappuccio. Oh, com'è carino! È venuto veramente molto bello. Scegliete i vostri colori, considerate sempre bene le vostre misure e otterrete un bellissimo poncio.